Ebbene sì, Apple Watch non funziona se avete i tatuaggi. Ciao a tutti ragazzoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Mi vedete qui con due Apple Watch, vabbè, uno adesso diventerà il mio, l'altro invece l'ho acquistato qualche giorno fa. Ero tutto felice anche perché era il primo prodotto Apple che compravo da nuovo. Ci sono qui con questo fantastico magico pacchettino di Amazon. Ma non perdiamo tempo, tiriamo via tutto, distruggiamo sto pacchettino e andiamo a tirare fuori l'oggettino magico di oggi, ragazzi. Apple Watch SE, seconda generazione del 2022, anche se su Amazon è scritto come 2023, seconda generazione, ovviamente per vendere, ancora tutto impacchettato e la cosa mi piace molto, ragazzi, perché dovete sapere questo è il mio primo prodotto Apple nuovo, totalmente nuovo, perché iPhone l'ho preso da Refurbed, avevo portato un video, andatelo a vedere, molto interessante. Ho il MacBook Pro e anche quello invece mi è stato regalato da amici, quindi era comunque di seconda mano. Allora, andiamo ad aprire qua. C'è questa piccola scatolina, so che è un prodotto comunque del 2022, ma vediamo come può funzionare oggi. Non ne ho mai avuto, ne volevo uno. Vediamo che c'è l'Apple Watch e qui invece il cinturino. Ho preso l'SE perché spendere di più per l'8 o il 9 non aveva tutto questo senso. A me interessava che aveva comunque Apple Pay, mi interessava comunque per la questione chiamate, non chiamate, messaggi, eccetera, battito cardiaco, funzione appunto per la palestra, eccetera, e finita lì. Ragazzi, non ho mai aperto appunto un prodotto Apple nuovo e quindi per questo ne sono contento, ho voluto prenderlo per questo. Ho preso il cinturino, quello gommato. Vi dico anche il perché alla fine ho scelto di prendere questo e magari non un 8 o un 9 usato, perché questo, ragazzi, è sceso a 199 euro. Madonna, ragazzi, sono emozionato. Ovviamente designed by Apple in California. Cavettino, qua vediamo tutti i disegnini che ti informano su come utilizzarlo. Ho Type-C, meno male che ha anche il Type-C da quest'altro lato. E finalmente tiriamo fuori. Tac. Manco il prosciutto è così incartato, ragazzi. Maronna mia, esci. Ok, intanto ci ho già lasciato 1000 ditate sopra. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Non so, spero metta a fuoco. E sì, ok, 200 euro. Tantino, ci sono smartwatch a molto meno che magari fanno anche qualcosa in più, è vero, però visto che adesso ho il MacBook Pro, ho l'iPhone, poi ho sempre il mio PC Windows alla quale gioco, faccio live e tutto, anche se adesso ormai ho iniziato ad editare tutto sul mio portatile, almeno i video, uno tira l'altro, però fanno tante belle cosine e devo dire che si vede proprio la qualità dei materiali, eccetera, eccetera. Questo è il colore Midnight, è quello da 40 mm, avrei preso anche quello da 44, ma era in sconto, ragazzi. Quello da 44 costava 2,80, allora ho detto, fanculo, cioè, nel senso. Inizierò già ad usarlo e poi vi faccio sapere cosa ne penso. Lo userò per qualche giorno, una settimana, tanto è bellissimo, è una figata, è molto molto leggero, voglio provare anche a dormirci per vedere il monitoraggio appunto notturno. Melina, faccio tutto e ci vediamo poi alla conclusione del video. Tanto fatemi togliere uno dei due. Guarda caso, esattamente 3-4 giorni dopo mi sono ritrovato che amici di miei amici avevano questo Apple Watch 7, quindi del 2021, uscito un anno prima comunque dell'SE di seconda generazione. Ho detto, boh, ce l'hanno lì, non lo usano, me lo sono fatto dare, l'ho testato e già qua ho trovato diverse differenze e su questo ci arriviamo dopo. Il vero grosso problema, come da titolo e come già ho annunciato a inizio video, è che se avete i tatuaggi, ragazzi, molte delle funzioni principali non potrete utilizzarle. Cosa che io non sapevo, ho fatto ricerche, devo dire che in Italia ho trovato un solo video di una persona, di un altro youtuber che l'anno scorso ha acquistato l'Apple Watch Ultra e dopo un po' di uso l'ha dovuto riportare in negozio. Io fortunatamente comunque l'ho preso da Amazon, ora questo lo riconsegnerò sia perché sono fatto lasciare comunque l'altro, sia perché spendere soldi per un dispositivo che funziona a metà, anche no. Il problema è dovuto veramente dai tatuaggi. Ho fatto diverse ricerche, ho visto che in Italia appunto non se ne è parlato molto o soprattutto se ne era parlato nel 2015, ovvero quando è uscito il primo Apple Watch, perché già ai tempi si era notato che se si hanno tatuaggi alcuni dei sensori non funzionano. Questo perché i sensori funzionano con i piccoli laser che sono posti
sul retro. Da quello che ho visto il battito cardiaco funziona e funziona sempre. Penso che quel laser sia stato migliorato, anche perché comunque l'Apple Watch primo uscito credo avesse solo il sensore del battito cardiaco. Ora invece ci sono anche gli altri vari sensori, quindi per la caduta, per l'ossigenazione, l'ECG e tutti gli altri vari funzioni, ma tutte funzioni che per funzionare hanno bisogno dell'opzione rilevamento polso attiva. Io ho dovuto disattivarla semplicemente perché con quella attiva quei sensori non funzionano. Se avete dei tatuaggi non vi arrivano notifiche di messaggi, chiamate, se volete monitorare il sonno, se vi serve per allenarvi, se volete l'ossigenazione, tutte quelle funzioni con rilevamento polso disattivato smettono di funzionare. Vi viene fuori anche scritto quando andate a disattivarlo. Voi mi direte perché ce l'hai? Perché disattivando comunque quell'opzione i messaggi alla fine poi arrivano, le chiamate arrivano, le uniche cose realmente a non funzionare sono l'ossigenazione del sangue, l'ECG ho visto che funziona, come anche il battito cardiaco. Non posso rilevare comunque il sonno perché appunto non capendo di trovarsi su un polso, avendo disattivato quell'opzione, è come se tu non ce l'avessi addosso. Ho provato più volte, ma mi sono svegliato appunto al mattino senza avere nessuna rilevazione. È veramente, veramente un peccato. E la cosa che mi fa strano è che io non l'avevo mai sentita e ho notato che c'è veramente tanta ignoranza su questo discorso. Tantissime persone non lo sanno, tantissime non se ne sono mai accorte, magari perché non hanno tatuaggi, ma c'è da dire che dal 2015 ad oggi c'è tantissima gente con i polsi tatuati. Una cosa che ho riscontrato, almeno o che ho letto, è che solitamente sui tatuaggi colorati funziona meglio perché i vari laser riescono a oltrepassare quel pigmento di colore, invece sui tatuaggi più scuri, più pieni o comunque neri, come questo braccio che è totalmente nero, già lui era prima, adesso abbiamo aggiunto delle parti nuove, non riesce totalmente a rilevarlo. Il battito cardiaco funziona e anche l'ECG, ma l'ossigenazione e tutto il resto appunto non funziona. Quindi se lasciassi l'opzione attiva, ogni volta che tiro sul polso, ogni volta dovrei stare a mettere il pin per disattivarlo e sarebbe veramente una rottura. Allenandomi, facendo palestra, adesso l'ho usato una volta che sono fermo da un mese da palestra, oggi rinizio, ma settimana scorsa avevo fatto un giorno di palestra e il battito cardiaco almeno funzionava. Mi dispiace perché non funziona la rilevazione degli incidenti, rilevazione delle cadute, eccetera, eccetera, tutte quelle funzioni che comunque possono essere utili, o anche monitorare semplicemente il sonno, perché i vari sensori sotto funzionano mandando questo segnale, rimbalza direttamente sulla vena e si riflettono appunto dietro sempre all'orologio, portando i vari dati, i vari segnali. Avendo il tatuaggio nero di pigmento nero o comunque tatuaggi spessi, quindi con tanto colore, questo laser, questa luce viene fermato appunto dal colore, così non permettendo appunto di ritornare su e di non avere una rilevazione. Io comunque, ok, non ho mai avuto smartwatch, perché comunque non è solo sull'Apple Watch, è su tutti gli smartwatch, hanno la stessa funzione. Credo anche ovviamente i ring, che adesso stanno andando tanto di moda, i vari anelli che appunto rilevano tutte le stesse cose, alcuni anche di più, sono più comodi magari da tenere su anche la notte perché sono semplici anelli, ma io avendo tutte le dita qua nere, qua sì, un po' no, ho provato appunto l'Apple Watch anche su questo braccio e vedete che qua è molto più chiaro il tatuaggio, è vecchio, a volte funziona, a volte no. Oggi 2024 molta più gente si può ritrovare ad avere questo problema e magari avendolo acquistato in negozio è capace che magari non te lo riprendono, poi magari lo prendi alla Apple, sono a conoscenza di questa cosa, quindi magari te lo ritirano anche. Però se vai magari a prenderlo in un qualsiasi altro negozio, altro rivenditore, in un supermercato o comunque in un negozio come sia Euronics o altro, magari lì è capace che non te lo riprendono e tu vai a spendere 1000 euro di Apple Watch ultima generazione e poi non poter avere le varie funzioni, soprattutto magari se sei uno sportivo o se comunque lo prendi esattamente per quello. La differenza sta, ok, nella dimensione, questa era 44, questa era 45 mm, ho ritrovato molta più comodità in questo, sia per dormire, perché alla fine lo sto tenendo su anche durante la notte, sia per la quotidianità, è più comodo e poco più leggero, circa 5,8 grammi, cioè una roba del genere, però lo senti e lo vedi anche esteticamente, nel senso lì dipende ovviamente anche dal polso che hai, potresti essere più comodo con uno o con l'altro.
La qualità ovviamente anche nei materiali, se non sbaglio l'SE è appunto in titanio, invece questo è in alluminio. Ovviamente il 7 ha sensori in più, ha l'ossigenazione del sangue, ha rilevamento anche ECG, questo invece ha solo il battito cardiaco e appunto il rilevamento anche incidenti che il 7 invece non ha. Quindi lì dipende anche da cosa vi serve a voi, da cosa andrete a utilizzare di più voi, sempre che non abbiate tatuaggi sui polsi. L'SE ha anche un vetro migliore e più resistente confronto il 7, ha una sveglia intelligente, ha ovviamente una versione del Bluetooth più aggiornata, ha il sensore di cadenza per bici, quindi in teoria va a capire la pedalata, quanta pedalata fate, quindi ovviamente se siete ciclisti è meglio sicuramente l'SE di seconda generazione piuttosto che il 7 e appunto come dicevo prima la rilevazione degli incidenti che è una cosa più che utile, fate un incidente in macchina e in moto dovrebbe capire, quindi mandarvi un segnale che se non stoppate in automatico chiamerà i soccorsi o comunque anche la persona che avete designato come familiare appunto da poter contattare in caso di incidenti. Invece il 7 ha la rilevazione delle cadute che di solito magari viene lasciata attiva meglio se su un anziano, su una persona che comunque non fa molto movimento, perché su un ragazzo potrebbe comunque darvi falsa segnalazione, se fate comunque movimenti veloci potrebbe appunto prenderla come una caduta. Il 7 come dicevo ha l'Always On display che io non sto tenendo principalmente perché non mi dispiace il fatto che quando giro il polso si vada ad accendere e quando lo rigiro rimane tutto nero. Vabbè, questo ovviamente ha uno schermo più grande, ha una definizione più alta, ci mette un po' meno a caricarsi, ma parliamo di pochi minuti di differenza. Dovrebbe supportare anche i vari itinerari, quindi con le altre app dovrebbe poterli incorporare e ha più batteria. Questo altro punto dolente è vero, io sono uno che smanetta tanto, sta tanto sui social, usa tanto i prodotti, non sono quello che lo mette lì, lo lascia lì. Ho attive moltissime notifiche anche da tanti altri social, quindi non solo per i messaggi, quindi me ne arrivano veramente spesso. Ho scaricato anche WeChat, adesso poi vado a spiegarvi cos'è ed è penso una delle applicazioni migliori se avete lo smartwatch e volete utilizzarlo anche senza avere il telefono appunto in mano. E appunto visto che la batteria qui mi dura 2 giorni pieni, anche un po' di più, anche 2 giorni e mezzo, comunque smanettandoci e utilizzandolo. Poi ovvio che se andate ad utilizzarlo di più o di meno la batteria vi dura di più, c'è da dire che anche l'Always On display comunque spento magari con quello acceso durerebbe un po' meno, ma invece l'SE mi durava una giornata, comunque 24 ore più che una giornata, sia che lo utilizzassi di più che lo utilizzassi di meno, veramente poco. Questo sicuramente anche per la dimensione più piccola, quindi una batteria più piccola, però anche uno schermo più piccolo. Adesso appunto volevo parlarvi di WeChat, non mi pagano per farlo, ma visto che WhatsApp non c'è ancora un'applicazione proprietaria per Apple Watch, potete ricevere le notifiche di WhatsApp, potete vedere i messaggi, eccetera, eccetera, e anche rispondere, ma non potete andare ad ascoltare vocali, a mandare vocali, a guardare nel caso vi mandino una foto o un video e dovete per forza tirare fuori il telefono e farlo da telefono. WeChat l'ho trovata appunto sull'Apple Store, costa 7 euro e qualcosa un anno o se no 15 euro per averla per sempre. Io per adesso ho pagato l'abbonamento di un anno, 7 euro all'anno, non al mese. Ho detto magari da qui a quest'anno prima o poi faranno questa cavolo di applicazione proprietaria di WhatsApp, speriamo, nel caso il prossimo anno pagherò altri 7 euro, ma è veramente comoda perché potrete appunto andare a vedere video che vi mandano su WhatsApp, a rispondere, eccetera, eccetera. Altra cosa molto molto utile che mi sono ritrovato l'altro giorno a fare appunto un viaggio di ritorno, eravamo in macchina con amici, al posto di avere Google Maps sul telefono lì, che magari poi ti si scarica pure il telefono, comunque non vuoi lasciarlo lì, avevo Google Maps aperto sul telefono, bloccato il telefono messo in tasca e simultaneamente potevo alzare il braccio ogni tot e avevo la mappina già qua, Maps o Google Maps, quello che utilizzate, ogni tanto mi sentivo vibrare il braccio, tiravo su e mi diceva che c'era l'uscita a 800 metri, cosa veramente veramente tanto utile. Niente ragazzi, questo video doveva essere un unboxing, un utilizzo, vi ho parlato anche della differenza di questi due ovviamente e di quanto e di come andrò ad utilizzarlo io. Mi fa strano che in tutti questi anni non siano riusciti a risolvere il problema, magari non ci hanno anche provato, ma signori della Apple, siamo nel 2024, c'è ormai tantissima gente che ha anche polsi tatuati, è vero, magari non così pesanti come il mio, ma anche qui dove ho una cicatrice, dove c'è meno colore, non funziona del tutto bene.
Quindi spero possiate risolvere il problema, probabilmente non con i modelli vecchi, perché non è un problema ovviamente che si possa risolvere con degli aggiornamenti, credo, ma semplicemente bisogna risolvere il problema partendo dall'interno, dall'utilizzo di questi laser. Visto che il battito cardiaco funziona e da quello che ho capito nel 2015 invece dava molti problemi, dovreste riuscire a provare a risolvere anche appunto la questione ossigenazione, rilevamento polso, eccetera, eccetera, o comunque modificarli in qualche altro modo. Per me, per tutte le altre persone, perché comunque perderete una grande fetta di acquirenti, e ho fatto questo video soprattutto perché volevo parlarne, perché vedo che c'è veramente tantissime persone che sono all'oscuro di questo, come lo ero anch'io. In realtà mi stavo dimenticando una cosa, questa è anche la versione GPS più cellular, quindi vabbè, la versione cellulare. L'unica pecca che io ho Iliad, e per ora da quello che ho capito in Italia solo TIM e Vodafone hanno la possibilità di avere le SIM anche su un secondo dispositivo come appunto uno smartwatch. Iliad ha possibilità di eSIM, volevo farla, io ce l'ho anche gratuita per il piano che ho, solo che poi non credo io possa averne una seconda appunto su Apple Watch, però adesso andremo a vedere anche qui se magari le cose miglioreranno. Tatuatevi comunque perché i tatuaggi sono belli. Saprei cos'altro dirvi, spero che questo video vi sia stato utile e nient'altro. Bella!